Salve horror dipendenti, oggi si parla di fumetto, quindi eccoci qua con un albo che trovate proprio questo mese in edicola, Color Zagor, il signore dei cimiteri, scritto da Stefano Fantelli e disegnato da Marcello Mangiantini. Si tratta di una storia horror di Zagor. Le storie horror di Zagor sono le mie preferite, come si può facilmente intuire, e Il Signore dei Cimiteri va a toccare una tematica a me particolarmente cara, ovvero quella del voodoo. Come da tradizione della serie Color, si va a ripescare un personaggio storico di Zagor, in questo caso Gede Dancer, alias Froggy Bill, simpatico ballerino e stregone da strapazzo, un mago di seconda categoria come lui stesso si definisce, che suona il banjo, prepara sciroppi per la tosse e legge il futuro nei fondi di caffè. Gede è un personaggio ideato da Guido Nolitta e lo vediamo per la prima volta a fianco di Zagor e Chico nella storia cult con gli zombie uscita nel 1973, che conta principalmente gli albi voodoo, la notte dei maghi e zombie. Nella storia di Nolitta, disegnata da Franco Bignotti, Zagor e Chico giungevano ad Haiti dopo la fuga dall'isola di Britannia, e qui entravano in contatto per la prima volta con una religione a loro sconosciuta, il misterioso voodoo, o voodoo che dir si voglia. Sull'isola vengono praticati insoliti riti e lo strano miscuglio di superstizione e realtà getta sul luogo un'atmosfera insolita, qualcosa di misterioso e sfuggente, come una minaccia indefinita che potrebbe materializzarsi da un momento all'altro. Zagor si rende però presto conto che la vera minaccia non è quella del sovrannaturale, ma è come sempre la follia e l'egoismo umano, in questo caso quello di Monsieur Alan O'Keefe, il latifondista senza scrupoli che usa la scusa del figlioletto rapito per portare avanti una campagna di sterminio contro i locali. Finirà per scatenare le ire dei Bokor, gli stregoni voodoo che praticano la magia nera, e Zagor e Chico si troveranno nel bel mezzo del conflitto. Ad aiutare i nostri nell'avventura sarà proprio Gede Dancer, questo sedicente stregone privo di poteri, che li mette in guardia sui pericoli del voodoo. Rivedremo brevemente Gede in Un sogno di Zagor, un'apparizione di appena 2 vignette nell'albo Vendetta Voodoo del 96, scritto da Mauro Boselli e disegnato da Mauro Laurenti, per poi ritrovarlo in una storia di Moreno Burattini e Marco Verni del 2009. Questa volta il mago di seconda categoria è molto più presente, ma affianca Zagor e Chico in un'avventura che nulla ha a che fare con il voodoo e con gli zombie. Gli albi scritti da Nolitta 50 anni fa sono storie da brividi che hanno segnato in maniera rilevante l'horror italiano, fumettistico e non soltanto, perché si tratta non solo di una delle prime apparizioni della figura dello zombie nel fumetto italiano, ma potrebbe anche aver influenzato il cinema dell'epoca. In un'intervista lo sceneggiatore Dardano Sacchetti sostiene che per scrivere Zombie 2 di Lucio Fulci, il produttore Gianfranco Cuyungian gli fece leggere degli albi di Tex chiedendogli di scrivere un western dalle atmosfere horror, cosa che venne poi rielaborata da Sacchetti. Quanto invece suggerisce Nocturno in un articolo a riguardo è che potrebbe esserci stata confusione sul nome della testata e che Sacchetti non lesse Tex ma proprio Zagor, ipotesi formulata nel 2005 sul forum spiritocollascure.it, cosa che avrebbe senso sia per gli anni in cui uscivano le storie di Zagor sia per alcune somiglianze con il film di Fulci. Stefano Fantelli, con il suo Il Signore dei Cimiteri, riprende quindi il personaggio di Gede e la tematica del voodoo e degli zombie. Non si tratta di un sequel rispetto alla storia di Nolitta, quindi l'albo lo potete leggere tranquillamente anche se non siete fan storici di Zagor. Zagor e Chico raggiungono New Orleans per aiutare il loro amico Gede Dancer nella lotta contro uno stregone voodoo che ha trasformato gli schiavi delle piantagioni in un esercito di zombie al servizio di un ricco imprenditore senza scrupoli, il signor Cummings. Se non avete ancora letto l'albo, avviso che farò qualche anticipazione, vi consiglio di tornare qui dopo aver concluso la lettura perché potrei rovinarvi qualche risvolto della storia che sarebbe meglio gustarsi in prima persona. Il Signore dei Cimiteri è infatti un albo ricchissimo di elementi, di personaggi e di situazioni, una lettura secondo me di grande intrattenimento vista la quantità di cose che si susseguono. Ho apprezzato molto anche i dialoghi frizzanti e ci sono dei momenti volta pagina ad effetto ben congegnati.
Ci sono numerosi personaggi, gestiti tutti in maniera sensata e coerente, quindi si va a creare un intreccio narrativo molto interessante. Ovviamente trattandosi di Zagor, il bene trionferà sul male, come giusto che sia, però al finale riserva secondo me delle sorprese. Fra i personaggi ho apprezzato moltissimo la figlia del signor Cummings, Brigitte, questa graziosa ragazza con i capelli rossi che si trova in conflitto col padre, crudele e schiavista. Finirà col maturare la decisione di opporsi alla figura paterna, aiutando in maniera decisiva Zagor nell'avventura. Brigitte ci viene presentata in maniera intelligente perché capiamo che il suo turbamento ha radici molto profonde e oltretutto vediamo come fin da bambina si dilettasse con le armi da fuoco, entrambi elementi questi che giustificano poi la sua evoluzione. Io sono sempre molto contenta quando vengono presentati in Zagor personaggi femminili così cazzuti, ma comunque sensati e ben curati dal punto di vista storico. Oltretutto il nome Brigitte fa proprio riferimento alla cultura voodoo. Maman Brigitte è il Loa del ciclo della vita e della morte, moglie di Baron Samedi. Fantelli aveva chiamato Brigitte, non a caso, anche la ragazza protagonista dell'omonimo romanzo uscito qualche anno fa con Nicola Pesce editore, un horror young adult che ha per tema proprio il voodoo. In Il Signore dei Cimiteri ho trovato particolarmente cazzuto anche Chico, che pur nella sua tipica goffaggine se ne esce con delle frasi ad effetto. Per esempio, quando uno degli scagnozzi dice «È uno dei ficcanaso, cercate anche il nanerottolo», Chico, dopo avergli sparato, gli risponde «Avete dimenticato il nanerottolo». Parlando di voodoo, quelli che incontriamo sono zombie evocati da un Bokor tramite magia nera. Si tratta quindi degli zombie classici, quelli precedenti alla concezione dello zombie moderno, introdotta da George Romero con La notte dei morti viventi nel 1968. Gli zombie sono ovviamente lenti e ciondolanti, ma riescono a sopraffarti per il numero e per la costanza. Arrivano infatti a decine nelle frenetiche tavole di mangiantini. Mi è piaciuto come sono stati caratterizzati nell'aspetto questi morti viventi. C'è una sequenza molto bella in cui i cadaveri riemergono da un cimitero di bianchi di New Orleans e quindi hanno indosso abiti eleganti e sontuosi. A livello estetico gli zombie, nonostante siano quelli voodoo, si rifanno all'iconografia attuale, quindi più che gli zombie melanconici di Ho camminato con uno zombie, sono quelli aggressivi e putrescenti, quelli che tutti noi abbiamo in mente, anche perché scrivere nel 2023 un albo d'azione con gli zombie, utilizzando gli zombie come quelli del film di Turner, diventava abbastanza anacronistico e si rischiava fossero troppo poco minacciosi nell'aspetto, secondo me. Oltre agli zombie troviamo altri elementi legati alla cultura voodoo, le classiche ma sempre efficaci bamboline con gli spilloni e riti occulti che in questo caso hanno un risvolto molto macabro visto che prevedono sacrifici umani. Inaspettatamente macabre anche alcune sequenze allucinatorie visivamente piuttosto disturbanti. Fantelli inserisce alcune citazioni alla cultura horror e pop. C'è un momento in cui il villain, il signor Cummings, mentre toglie il guscio ad un uovo, ci racconta che l'uovo in certe culture simboleggia l'anima, sequenza che, per come è costruita, riprende il film cult Angel Heart, Ascensore per l'inferno. Lo stesso Cummings, con tanto di barba, baffi e cappello, è un chiaro riferimento al cantante rock metal Rob Zombie, il cui nome reale è proprio Robert Cummings. Coincidenze? Io non credo. Prima di intraprendere la carriera da solista, Rob Zombie era frontman della band White Zombie. Il nome della band è un omaggio al film del 1932 White Zombie con Bela Lugosi, distribuito in Italia col titolo L'isola degli zombie, un grande classico del cinema horror considerato il primo film della storia a presentare la figura dello zombie. Fantelli tratteggia una New Orleans credibile, con attenzione al dettaglio storico e anche culinario dell'epoca. Mi è venuta un po' fame leggendo. Il disegnatore Marcello Mangiantini ha saputo rendere in maniera efficace sia le lugubri atmosfere ritualistiche e cimiteriali, come per esempio le tavole di apertura, sia i concitati momenti di lotta e fuga dai morti viventi. Degna di nota anche la maniera in cui Mangiantini ha illustrato la città di New Orleans, dal porto ai quartieri malfamati al bellissimo centro urbano, dipinto attraverso scorci molto caratteristici e affascinanti.
Il Signore dei Cimiteri è un albo che riflette sullo schiavismo, troviamo Zagor a difendere gli schiavi neri in diverse occasioni e Cummings, che fa uccidere i neri per avere manodopera zombie per i suoi affari, non è altro che un'iperbole dell'avidità senza scrupoli dei ricchi imprenditori sulla povera gente. Fra i vari elementi originali che si vedono nella storia c'è per esempio questo collare con lunghe punte, poco conosciuto ma purtroppo realmente usato per punire gli schiavi che tentavano la fuga. Una storia molto ricca d'azione ma che ha comunque una certa malinconia di fondo e sono diversi momenti connotati da sfumature drammatiche. Il Signore dei Cimiteri è un'avventura avvincente con personaggi memorabili e momenti inaspettatamente forti per un albo di questo tipo. Ritorno più che gradito del buon Quai des Danseurs e apprezzatissimo anche il ritorno alle oscure e misteriose atmosfere voodoo e folcloristiche. Il Signore dei Cimiteri di Stefano Fantelli e Marcello Mangiantini è una lettura davvero di grande intrattenimento da fare sotto l'ombrellone, magari sorseggiando un bicchiere di Clairin haitiano o ancora meglio di Sazerac, se vogliamo rimanere nello spirito di New Orleans. Lo trovate ora in edicola, 128 pagine a colori. Sempre in edicola trovate anche la storica rivista Fumo di China, che questo mese ha dedicato la cover story proprio a Fantelli, con una bella intervista dove si parla principalmente di questo Color Zagor, ma anche delle storie di Zagor di prossima uscita firmate da Fantelli. Segnalo che su questo numero della rivista a un certo punto compare anche Horror Dipendenza, nella pagina in cui si parla dell'albo Pocket di Don Camillo Notte al Cremlino. Vengo citata personalmente perché in quell'albo trovate il mio articolo sulle case infestate dell'Emilia Romagna. Per oggi è tutto, vi mando un saluto e vi invito a fare un salto in edicola. Ci vediamo nel prossimo video o nella prossima live su Twitch. Ciao! In pratica, Zagor e Chico arrivano a questa bettola che si chiama Le Requin Volant, lo squalo volante. Dall'insegna si può notare un piccolo squalo dentro un tornado.